Ciao, scusa, sono pronta per studiare. Non ho fatto in tempo a fare colazione. È un problema se nel mentre mangio? Figurati, fai solo. Ok, grazie. Oggi mi tratto anche strabene. Ho visto, cos'è quello? Ho preso una ciambella e un cappuccino al bar. Ma lo sai che la ciambella e la tazza sono praticamente la stessa cosa? Cioè? Per rispondere a questa domanda dobbiamo fare un passo indietro e partire da un caso più semplice. Prendi una cannuccia e per semplicità tagliane un pezzo. Ora taglia per il verso longitudinale. Se apri la cannuccia, cosa osservi? Beh, è un rettangolo. Esatto. Per non dimenticare del taglio fatto, possiamo immaginare delle frecce che indicano i lati che prima erano incollati e in che verso erano uniti. Possiamo così dire che i lati sono identificati. Ma quindi tutti i rettangoli con i lati identificati in questo modo si chiudono a forma di tubo. Sì, certo, e vale anche per il quadrato. Ma cosa otteniamo se invertiamo una freccia e quindi invertiamo il modo in cui i lati vengono incollati? Ottima domanda. Proviamo a rispondere utilizzando una striscia rettangolare di carta e incollando i due lati minori nel modo indicato dalle frecce. È un nastro. Ma non è tipo il simbolo del riciclaggio che troviamo sulle confezioni? Sì, l'oggetto che hai di fronte si chiama nastro di Möbius. Questo non è un nastro come tutti gli altri. Fai così, prendi un pennarello, segna un punto qualsiasi sul nastro e a partire da quello traccia un percorso sempre nella stessa direzione. Sono tornata al punto di partenza. Infatti, il nastro di Möbius ha un solo bordo e una sola faccia. Appare anche in alcune opere di Escher, tra l'altro. Ok, quindi finora ho trovato due figure, la cannuccia e il nastro di Möbius. Ma se nel quadrato identifichiamo anche gli altri due lati, cosa succede? Beh, guarda qua. Se identifichiamo i due lati adiacenti in questo modo, il quadrato può essere chiuso e trasformato In una sfera. Ma se invece identifico i lati in questo modo, un'identificazione mi porta alla cannuccia, mentre l'altra identifica i bordi. Quindi se la chiudo ottengo una ciambella. Esatto, stai capendo il ragionamento. Questa è la famosa ciambella che avevamo all'inizio. I matematici la chiamano anche toro. Ma cosa ha a che fare la ciambella con una tazza? Guarda questa animazione. La ciambella si trasforma nella tazza e viceversa. Ma non solo, la tazza si può anche aprire e torniamo Al quadrato, con le stesse identificazioni della ciambella. precisamente. Ma qual è il senso di tutta questa storia? Come avete visto dall'animazione, quando identifichiamo una coppia di lati del quadrato, non otteniamo un solo oggetto, ma tutta una serie di oggetti che si possono trasformare l'uno nell'altro senza tagli o strappi. La ciambella e la tazza sono pertanto dette topologicamente equivalenti, perché esiste una funzione che ha per dominio e più dominio lo spazio tridimensionale e manda la ciambella in una tazza e viceversa. Possiamo generalizzare quindi questo concetto dicendo che due oggetti A e B sono topologicamente equivalenti se esiste una funzione H di questo tipo, detta anche omomorfismo. In particolare, quindi H è una biezione, ovvero ogni punto della tazza corrisponde a un e non solo punto della ciambella, è continua, ovvero non crea strappi, tagli e non apre o chiude buchi, e deve avere inversa continua. Da questo punto di vista, allora, una tazza è uguale a una ciambella. Questo ci porta a riflettere sul significato di uguaglianza in matematica, Siamo abituati a pensare come uguali solo figure congruenti o simili. ma possiamo chiamare uguali anche degli oggetti che hanno in comune la proprietà appena descritta. Questa è a tutti gli effetti matematica, anche se non ha a che fare con conti o numeri. Questo ramo della matematica si chiama topologia ed è una delle basi della matematica avanzata.